Se ogni volta che ti serve una colonna sonora finisci sui siti royalty free a cercare qualcosa che non fa schifo, oggi ti mostro come automatizzare tutto quanto con l'AI, dal prompt testuale in input al file MP3 in output, tutto salvato e catalogato in automatico, zero intervento manuale. In questo video costruiamo da zero un workflow con N8N che legge i tuoi parametri da un foglio da Google Sheet, chiama l'API di Eleven Labs per generare musica AI di qualità, carica il file MP3 su Google Drive e aggiorna il foglio con link diretto. Tutto in automatico, tutto in sequenza, senza toccare nulla dopo il primo avvio. Se sei un creator, un'agenzia o gestisci produzioni audio in scala per qualsiasi uso, questo workflow fa il caso tuo. Se è la prima volta che arrivi su questo canale, mi chiamo Davide. Lavoro da oltre 15 anni nello sviluppo di soluzioni digitali e negli ultimi 5 anni mi sono specializzato in marketing, automation e sviluppo di automazioni intelligenti. Ho sviluppato oltre 130 workflow e sono stato nominato ai Community Awards 2025 di N8N, con quasi 500.000 visualizzazioni globali sui miei template. Quando parlo di strumenti, parlo di roba che ho testato e integrato nei processi aziendali. Ma ora torniamo al video. Hai bisogno di una serie di tracce audio per una campagna ADV o per uno short da caricare su TikTok o su YouTube. Vai su un qualsiasi sito royalty free, cerchi qualcosa che vada bene, scarichi, ascolti, ma non va bene e cerchi ancora. Con l'AI generativa applicata all'audio, questo problema non esiste più. Eleven Labs ha rilasciato un API per la generazione musicale che produce tracce di qualità studio a partire da un semplice prompt testuale. Descrivi l'atmosfera che vuoi e l'API ti restituisce il file. Per questo workflow usiamo tre componenti principali: Eleven Labs per la generazione musicale, Google Sheet come centro di controllo del progetto e Google Drive per lo storage dei file. Il collante ovviamente è N8N che orchestra tutto quanto. Iniziamo andando su elevenlabs.io e accedi al tuo account. Attenzione, la Music Generation API richiede un account a pagamento con accesso alle funzioni musica abilitato. Non basta il piano free. Una volta dentro, andiamo nella sezione Eleven API. Andiamo su API Keys e creiamo una nuova chiave. Attenzione, in questo caso dobbiamo abilitare l'accesso alla generazione musicale. Diamo un nome alla nostra API key e clicchiamo su Crea chiave. Una volta copiata la chiave, andiamo su N8N e aggiungiamo una nuova credenziale. Cerchiamo header out, continua. Come valore scriviamo xi-api-key e come valore incolliamo la chiave copiata precedentemente e clicchiamo su salva. Ora andiamo ad importare il nostro template direttamente dalla community di N8N. Questo template attualmente si trova in evidenza. Clicchiamo Use for Free e Copy Template to Clipboard. Torniamo ora su N8N e clicchiamo su Create Workflow. Incolliamo ed ecco importato il nostro workflow. Ora andiamo a creare un nuovo foglio su Google. Le colonne che ti servono sono 4. Il titolo, il prompt, la duration e l'URL. La colonna title è il nome della traccia. Prompt invece è la descrizione testuale che mandiamo all'API. Duration è la durata in millisecondi. Ad esempio, 20.000 millisecondi corrispondono a 20 secondi. La colonna URL la lasciamo vuota. Verrà riempita da N8N automaticamente una volta generato il file audio. Compiliamo qualche riga di esempio. In questo caso vogliamo creare un brano intimo acustico di un cantautore, con accompagnamento di chitarra solista, voce narrante e vulnerabile, testi che esplorano i temi come l'amore e la scoperta di sé, essenziale e sincero, atmosfera da caffetteria. Più il prompt è descrittivo, migliore sarà il risultato. Specifica il genere, l'umore, gli strumenti, il ritmo. L'API di Eleven Labs risponde bene a descrizioni dettagliate. Bene, ora andiamo a vedere passo passo ogni nodo che compone l'intero workflow.
Ti lascio comunque il link in descrizione per riportare il mio template pronto all'uso. Il primo nodo è il trigger manuale, il nodo Execute Workflow. Questo ci permette di avviare il workflow quando vogliamo senza schedule automatici. È comodo per lavorare in batch quando ne abbiamo bisogno. Ovviamente nessuno vieta di inserire un webhook o un trigger di schedulazione per avviare il workflow ad intervalli di tempo regolari che decidiamo noi. Il secondo nodo è il Google Sheet. Dobbiamo collegare le credenziali OAuth di Google e andiamo a selezionare il foglio che abbiamo creato precedentemente. Questo nodo leggerà tutte le righe che non hanno un campo URL compilato, ossia dove non è ancora avvenuta la generazione automatica dell'audio. Clicchiamo su Execute Step e vedete che sono due le canzoni che vogliamo andare a generare. Ora aggiungiamo un nodo Loop over Items. Collega l'output del Google Sheet al loop. Questo ci permette di processare ogni traccia una alla volta in modo sequenziale, che è fondamentale per non sovraccaricare l'API di Eleven Labs. Dentro in loop aggiungiamo un nodo HTTP request. Con il metodo post, questo è l'endpoint di Eleven Labs che ci permette di generare la nostra musica. Su Generic Audio Types è già selezionato Header Out, mentre su Header Out andiamo a selezionare le API che abbiamo aggiunto poco fa. In Query Parameters abbiamo una variabile con nome output format e come valore mp3 44100 Cosa significa? mp3 è il formato del file audio. 44100 sta per 44.100 Hz, che sarebbe il simple rate, cioè il numero di campioni audio al secondo. Significa che l'audio viene campionato 44.100 volte al secondo e garantisce una riproduzione fedele all'orecchio umano ed è ideale per voci e musica. Infine 128 è il bitrate, che sarebbe il rapporto tra la qualità e peso del file. Determina quanti dati vengono usati per ogni secondo di audio e in questo caso il valore indica una buona qualità. Il file quindi non sarà troppo pesante. Ora andiamo a vedere cosa abbiamo nel campo JSON. Qui abbiamo 4 campi. Respect Sections Duration è valorizzato a true solo quando viene generata una musica strutturata in sezioni con durate specifiche, come in questo caso. Prompt è uguale all'espressione che legge il prompt dalla riga corrente del nostro Google Sheet. Music Length ms sarebbe la duration della nostra traccia musicale in millisecondi. Come abbiamo visto prima, 20.000 millisecondi corrispondono a 20 secondi. Ed infine Model ID è il modello che andremo ad utilizzare per generare la musica, in questo caso music_v1. Questo è il nodo principale di tutto il flusso. Manda il prompt in input e riceve in output l'mp3 in formato binario. Lo avviamo ed ecco che dopo pochi secondi avremo già la nostra traccia audio generata. Used to build my walls so high, thought that I was safe inside. Bricks and mortar, stone and steel, didn't know what was real. Then you came and showed me how to let the light back in somehow. You found the me I couldn't see, and finally I'm finding me. Ok, mi sembra che abbia rispettato perfettamente tutti i parametri che gli abbiamo indicato, sia le istruzioni del prompt, sia la durata, ossia 30 secondi esatti. Bene, fatto questo andiamo ad aggiungere un nodo di Google Drive. Colleghiamo come sempre le credenziali OAuth 2 di Google Drive. Nel campo File Name inseriamo un'espressione dinamica per generare il nome del file. Ad esempio, quella più comune è inserire la data corrente formattata in questo modo come titolo della traccia e ovviamente l'estensione del file che andiamo a ricavare dal file binario che abbiamo appena generato, e in questo caso è un file MPEG.
Come input data field name inseriamo data, che è lo stesso valore che ricaviamo dal nodo precedente, e clicchiamo su Execute Step. Perfetto, ora il file è stato caricato su Google Drive e possiamo vedere il link diretto. Ora non ci resta che aggiungere un altro nodo di Google Sheet, questa volta con operazione Update Row. Connettiamo le stesse credenziali, specificando anche il nome del foglio. Come riga aggiorniamo il numero di riga corrente del loop, che in questo caso è la riga 5, come possiamo vedere. Nella colonna URL inseriamo l'espressione regolare WebViewLink, che sarebbe il link diretto al file audio che abbiamo appena caricato su Google Drive, e clicchiamo su Execute Step. Andiamo a controllare e vediamo che effettivamente il nostro link è stato aggiornato. Ora abbiamo il cerchio completo. Il Google Sheet alimenta il workflow genera musica, carica il file e scrive il link di ritorno direttamente nel foglio. Attenzione a questo punto, io ho inserito un nodo wait della durata di 1 minuto. Questo passaggio è fondamentale. L'API di Eleven Labs ha rate limiting, ossia se mandi richieste consecutive troppo velocemente rischi di ricevere errori. Il wait di 1 minuto tra una generazione e l'altra risolve il problema in modo pulito. Se stai generando 1 o 2 tracce audio, questo nodo non è fondamentale. Ma se hai una produzione di 20 tracce, ti metti il workflow in background e lo lasci agire da solo. Bene, prima di questo workflow cercavi manualmente le tracce, scaricavi file a caso, li rinominavi a mano, li mettevi in qualche cartella su Google Drive e perdevi il conto di quali file avevano funzionato bene. Ora, invece, apri semplicemente il tuo Google Sheet, scrivi il prompt, lanci il workflow, torni dopo un'ora e trovi tutto il link direttamente nel foglio. Ogni file è nominato con data e titolo, tutto in una cartella organizzata, pronto da condividere con il cliente o integrare direttamente nel progetto. Questo foglio quindi diventa il tuo catalogo musicale AI, consultabile, clonabile e soprattutto scalabile. Il template di questo workflow lo trovi in descrizione insieme al link del foglio di Google già pronto con le colonne configurate. Se lo usi in produzione o lo adatti a qualcosa di interessante, scrivimelo nei commenti. Se il video ti è stato utile, lascia un like, aiuta il canale a crescere e mi dice che questo tipo di contenuto vi interessa. E se non sei ancora iscritto, fallo adesso e attiva la campanella. Ci vediamo nel prossimo video.